Buongiorno amici, ecco siamo arrivati alla seconda giornata. Abbiamo dormito benissimo, ci sono già i ragazzi lì che stanno sistemando le moto perché stanotte c'è stata dell'umidità, quindi stiamo asciugando le moto. Io l'ho già fatto, la moto è già dietro, bella che è asciutta. Gli altri ragazzi le stanno asciugando, qualcuno è stato previdente e ha messo il telo. Quindi siamo pronti per fare adesso colazione, ovviamente, anche perché siamo appena alzati e la prima cosa che facciamo dopo la pipì è quello di andare a sistemare le moto. Quindi dicevo, andiamo a fare la colazione e poi partiamo per altre tappe del nord della Sardegna. Dove andiamo? Seguite il video e lo scoprite. E adesso sigla! Siamo partiti per la seconda giornata di visita della Sardegna. Oggi si sono aggiunte altre 5 equipaggi tra Goldwing, BMW e altre moto che non ricordo che marche, quale case diciamo di motociclisti che sono aggiunte. Comunque l'importante è che ci siano due ruote, persone fantastiche come quelle di oggi. L'importante è divertirsi soprattutto. Comunque noi siamo partiti e andiamo in giro, ragazzi. Bene, io come al solito vi faccio il resoconto della giornata di oggi. Ciao ragazzi, man mano ci vediamo. Siamo arrivati a Sedini, sempre in provincia di Sassari. In questa località c'è una famosissima casa chiamata Casa Bucata. Com'è che si chiama? Domus de Gianas. Domus de Gianas. Adesso andiamo a visitare. Quando siamo entrati in la casa delle fate, la casa delle fate, mi dice il buon, bravo e bello Agostino. Bello, Che gusti. Comunque, una cosa che ho notato in questa località è che all'ingresso ci sono diversi murales fatti in diverse case, murales che rappresentano un pochettino la vita quotidiana di Sedini. E quindi vediamo dei classici pastori sardi oppure dei cavalieri che sono sul cavallo. È particolare, ma adesso andiamo a vedere questa famosa casa bucata, o meglio casa delle fate. Allora ragazzi, siamo davanti all'ingresso del Domus de Janas, sempre al comune di Sedini, e praticamente la leggenda vuole che questa casa, che risale a 3500 a.C., quindi nel periodo pre-nuragico, quindi il periodo neolitico, è una casa avvolta al mistero, a volte dal clima fiabesco. Infatti la guida ci raccontava che questa casa fosse abitata a una specie di folletto, ma non di sesso maschile, ma dei folletti. E le fiabe raccontano di episodi benevoli, di episodi positivi. E quindi questa Domus de Janas viene considerata la casa delle fate. Al contrario, se invece le leggende fossero state legate a degli eventi negativi, a degli eventi, come diceva la guida, stile horror, tipo la casa 2, no? Allora in quel caso sarebbe stata non la casa delle fate, ma la casa delle streghe. In realtà la storia vera racconta che queste case costruite nella roccia, o meglio scavate nella roccia,
non erano altre che delle tombe collettive. Infatti il popolo sardo scavava nella roccia per poi seppellire i propri defunti, ma non come facciamo noi adesso, uno alla volta, ma tutti quanti assieme. Questo stava a indicare che anche 3500 a.C. il popolo aveva la cultura della sepoltura dei propri cari, dei propri parenti. La storia è molto più complessa, nel senso che ovviamente nelle Domus Deianas, o Case delle Fate tradotto in italiano, visto che si considera una fata un essere molto piccolo, non si poteva entrare. Questa è un'eccezione perché è l'unica Domus Deianas dove l'uomo riesce a entrare. Ma per quale motivo? Visto che questo luogo era un luogo di culto, o meglio, un luogo per far riposare i defunti e dare la possibilità ai defunti di avere una casa anche nell'aldilà, nel Medioevo succede qualcosa di completamente diverso. Vanno a completamente a cambiare l'assetto della Domus Deianas, cambiano quello che era l'origine della Domus Deianas, abbattendo le pareti e creando da piccole cellette delle vere e proprie stanze per avere delle abitazioni. Questo processo parte nel Medioevo e si conclude alla prima metà del Novecento, quando le persone sfruttavano questi luoghi per le proprie abitazioni. Infatti abbiamo una parte che è quella, diciamo, medievale, quindi tutto ciò che è avvenuto nel Medioevo, mentre questa parte qui, che poi andremo a vedere, è tutta la parte moderna, quindi post-Novecento. Una cosa interessante, questa parte della casa, che è tutta scavata nella roccia, è stata abitata fino all'anno 2000, quando i proprietari sono stati, diciamo, costretti a cedere la casa, quindi sono stati espropriati, perché all'interno è rimasta l'unica cella della Domus Deianas, quindi l'unica vera cella considerata casa delle fate. Comunque l'ambiente è molto suggestivo, lo andremo a vedere e metterò anche le immagini. Ragazzi, andiamo a vedere dentro. Questa qui è la, diciamo, stanza principale dove nel Medioevo le persone ci abitavano. Voi vedete su in cima il tetto completamente oscurato, completamente annerito, perché al centro della stanza qui veniva fatto il fuoco. Quindi ovviamente anni e anni, quindi considerate dal Medioevo fino, diciamo, quasi ai giorni nostri, il fumo si attaccava, diciamo, alle pareti del soffitto. Il fatto di avere questa parte lucida è legata al fatto di utilizzare l'olio per illuminare la stanza. Quindi l'olio che sprigiona delle sostanze grasse si attaccano al soffitto e quindi dà questa sensazione di lucido, questa visuale lucida, che è molto particolare, diciamo come se fosse stata fatta apposta. Comunque, la casa è molto bella, andiamo adesso nella casa, quella della seconda metà del Novecento, quindi trasformata agli inizi del Novecento. Questa che voi vedete è la parte, diciamo, moderna della Domus Deianas, ovvero quella che è stata utilizzata e quindi abitata fino al 2000, quando è l'anno dell'esproprio di questa casa. Si può vedere chiaramente l'utilizzo quotidiano di questo ambiente e di tutti gli altri ambienti. È un po' particolare, suggestivo, perché effettivamente vivere all'interno di un ambiente scavato nella roccia non è sicuramente usuale o di tutti i giorni. E ovviamente in questa casa non poteva mancare il terrazzo, con una vista a dir poco da mozzafiato. Eccola qui. Questa è un'altra area della casa, della Domus Deianas, la parte inferiore di quella che abbiamo visto prima, oggi adibita a museo delle Domus Deianas che si trovano qui a Sedini. Praticamente mi diceva la guida che diverse Domus Deianas ci sono qui in questa zona, in questa area. Purtroppo, essendo molto piccoli, sono difficilmente individuabili.
Questa invece è la parte originale della Domus Deianas, ovvero la Casa delle Fate, è la parte sepolcrale di tutto questo edificio, che è rimasto ancora intatto. Questo perché il vecchio proprietario, durante la ristrutturazione degli anni '20, lasciò questo ambiente intatto e lo utilizzava come cantina personale. E grazie a questa scelta oggi abbiamo la possibilità di vedere come era fatta in origine la Domus Deianas. Ragazzi, durante il nostro viaggio ci siamo ovviamente incappati nella famosissima roccia dell'elefante, ovvero una roccia vulcanica che dalla sua conformazione assomiglia, ci ricorda un po' un elefante. Se voi guardate bene, eccolo lì alle mie spalle, assomiglia tantissimo a un elefante. Guardate lì, molto, molto bella, è una roccia particolare, si trova lungo la strada ed è particolare, guardate lì giù in fondo. Siamo arrivati a Castelsardo e in questo momento siamo sotto il castello, vicino ovviamente come voi potete ben vedere, vicino alla spiaggia. Guardate che spettacolo. E adesso andiamo nel centro storico, andremo a vedere il castello. È un museo un po' particolare chiamato Museo dell'Intreccio, perché all'interno possiamo ammirare tante opere artigianali intrecciate con un materiale particolare, diciamo che assomiglia un po' al vimini, ma non è la stessa pianta che si usa per fare il vimini, è una pianta un po' particolare, non ne ricordo il nome, ma appena sono su mi faccio spiegare e io vi racconto tutto. E siamo arrivati in cima a Castelsardo, che è la parte, diciamo, più storica. Quella che vedete alle mie spalle è l'ingresso della prima fortificazione medievale che è stata costruita nel 1102 dalla famiglia Doria. Fu anche dimora di Eleonora d'Arborea, che nel 1372 fu sposa di Brancaleone Doria. Andiamo all'interno a visitare l'area storica. Siamo all'interno della fortificazione di Castelsardo e ovviamente, come tutte le fortificazioni, c'era la necessità di poter preservare l'acqua, di poter accumulare l'acqua, e quella che vedete alle mie spalle altro non è che uno dei pozzi di accumulo di acqua potabile che si utilizzava durante il periodo di fortificazione di questo castello. Siamo all'interno del Museo dell'Intreccio Mediterraneo, 9 stanze che si sviluppano in 2 piani, dove all'interno è possibile ammirare antichi manufatti che sfruttano le fibre alimentari. Che cos'è l'intreccio? Altro non è che intrecciare appunto queste fibre per poter creare delle opere d'arte alla fin fine, quindi cesti, panieri, nasse per catturare le aragoste, comunque un'infinità di oggetti. Le fibre vegetali che venivano utilizzate per lo più erano la raffia grezza, l'ulivo, la canna, il fieno mediterraneo, comunque tante
con fibre che con loro utilizzo si potevano creare questi manufatti. Addirittura una teca è stata dedicata all'intreccio con l'utilizzo del crine di cavallo. La visita di questo museo ci riporta indietro di tanti anni, di tanti secoli e ci fa capire come l'ingegno umano possa aver sfruttato al massimo quello che la natura ci ha dato, quello che la natura ci offre tuttora per poter rendere più agevole la nostra esistenza e la nostra vita. Ragazzi, salutate tutti quanti, il Veneto! La comitiva è bellissima, 17 persone che portano non sfortuna ma solo fortuna, ma tanta fortuna. Noi continuiamo il nostro viaggio e andiamo in direzione di Stintino, dove si prevede forse un bel bagnetto sulle acque sarde. Arrivati a Stintino e di fronte a noi c'è una bellissima spiaggia, la spiaggia chiamata? Spiaggia La Pelosa. Spiaggia La Pelosa, mi giro così la vedete anche voi, guardate, è meravigliosa, mare piatto, tanta gente, spiaggia bianca, gente che si fa il bagno, quindi cosa facciamo noi? Non facciamo altro che metterci il costume e andare a buttarci. Signora, venga con noi, venga! Sì, andiamo tutti quanti. Andiamo a farci un bagnetto. Aiuto, tutti quanti. Tutti quanti assieme a farci il bagno, sì, amorevolmente. Allora, visto che la gente così qua è molto affettuosa, andiamo tutti quanti a farci il bagno. Ragazzi, cosa facciamo? Seguiteci, andiamo. Eccoci qua ragazzi, ve l'ho detto e il bagno lo facciamo. Oggi è il 22 aprile 2023. Sono pronto, eccomi qua in tutta la mia bellezza per fare il bagno. Ragazzi, io lo faccio il bagno primo della stagione 2023. Eccolo qua. Vai. Allora ragazzi, come vi dicevo, subito al mare. Come vi ho promesso, dice il buon Agostino, andiamo a tastare l'acqua della Sardegna. Andiamo. Una bagnata anche questa per me. Calda? Che freddina! Dite se è freddo! Là. Ragazzi, è stupenda! Che buono? Ma fino dall'altra parte poi. Ragazzi, allora siamo già entrati in acqua. L'acqua è trasparente, è bellissima, già ho fatto un paio di tuffi, mezza bracciata e devo dire che l'acqua non è così fredda come la si possa immaginare. Certo, il primo impatto è un po' duro, un po' critico, però credetemi, ne vale tantissimo la pena. Non avevo mai visto un'acqua così trasparente. Credetemi, se non fosse che io sappia che è acqua salata, mi verrebbe anche voglia di berla. E vedo se riesco a farvela. Guardate, si vedono i miei piedini, guardate, ci sono i piedini, si vede tutto. Ragazzi, io continuo a fare il bagno. Ciao,
Stanno picchiando. Sono quelli che vanno a... Ha cambiato il colore. No, sai loro che mangiano le pellicine? Sì, eh? Guardate, c'è un buco, guarda, come se fosse qualcuno. Sì, guarda. Faccio che prendere anche il mio telefono, me lo porto lì, faccio qualche ripresa, ma è talmente trasparente l'acqua che è uno spettacolo. Minchia. Saluta. Ciao ragazzi, ciao, l'acqua è stupenda.